Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sopra la roccia. Queste parole di Gesù si possono ben riferire al venerabile padre Bernardino da Portogruaro. Egli è l'uomo saggio che ha aiutato a costruire e consolidare tanti istituti religiosi sulla roccia che è Gesù. Ed è quanto egli ha fatto anche con la nostra congregazione delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore. Il Signore lo ha posto accanto al nostro fondatore, il venerabile padre Gregorio dalle Grotte di Castro, frate minore, alle nostre prime madri generali e alle nostre prime sorelle. Da una lettera che lo stesso padre Bernardino ha scritto alla congregazione nel 1877 possiamo cogliere il tipo di relazione che padre Bernardino aveva con la nostra famiglia religiosa. Così egli scrive: «Tra le cure del nostro ministero non abbiamo giammai perduto di vista, venerabili figlie, il vostro santo istituto, che anzi siamo stati solleciti di prenderne accurata notizia e di dare, secondo che ne eravamo richiesti o ne conoscevamo il bisogno, gli opportuni ammonimenti e provvedimenti». Al tempo di padre Bernardino, la nostra congregazione portava il titolo di Suore Terziarie Francescane per le Missioni. È nata a Gemona del Friuli con il decreto di fondazione del 1860 e l'apertura canonica il 21 aprile 1861. È sorta dal carisma affidato ai fondatori, una duchessa francese, Laura Leroux de Beaufremont, e il venerabile padre Gregorio dalle Grotte di Castro, frate minore. Ha preso forma dall'eroica perseveranza delle nostre prime sorelle. Tenendo presenti i documenti che noi abbiamo di padre Bernardino, possiamo vedere che la sua presenza è già chiara nel 1865 fino al 1895. Quindi è stato accanto al nostro istituto per ben 30 anni. Questo periodo di tempo può essere diviso in 3 fasi. La prima, quando padre Bernardino era procuratore generale dell'ordine, la seconda, quando è stato ministro generale, e la terza, quando era delegato generale per le suore terziarie. Riguardo alla fase in cui era procuratore generale, noi abbiamo chiare testimonianze che lui ha aiutato a preparare l'invio delle nostre prime 3 sorelle negli Stati Uniti. Infatti, padre Leone Pacilio ha scritto a padre Bernardino riguardo tutto il viaggio, l'inserimento delle suore e anche le prime problematiche che hanno dovuto vivere. Successivamente, nel periodo in cui era ministro generale, possiamo vedere questo periodo in base alle relazioni che ha avuto. La relazione con il nostro padre fondatore, padre Gregorio dalle Grotte di Castro, la relazione che padre Bernardino ha avuto con le nostre prime madri generali e la relazione che ha avuto con le nostre missioni negli Stati Uniti e nel Levante, così come diceva lui, e si riferisce alle comunità che avevamo a Costantinopoli. Riguardo alla relazione con il nostro padre fondatore, padre Gregorio, i due erano coetanei ed erano legati da una profonda amicizia sia umana che spirituale. Padre Bernardino ha sostenuto padre Gregorio non solo nel suo impegno come fondatore della nostra congregazione, ma anche perché era ministro provinciale della provincia del Nord Italia. Riguardo alle problematiche, a tutto quello che padre Bernardino ha condiviso con padre Gregorio, lo possiamo cogliere dalle numerose lettere che i due hanno scritto. Padre Gregorio si riferiva a padre Bernardino per tutti i problemi, sia di singole suore, sia di comunità, sia delle missioni, sia a livello anche economico.
e dalle risposte di padre Bernardino possiamo cogliere la sua sapienza, la sua prudenza e l'attenzione a rispettare sempre il carisma della congregazione. Nel periodo di quando era ministro generale ha seguito in particolare Madre Angela Dell'Angelo, che è stata ministra generale del nostro istituto dal 1867 al 1887. Padre Bernardino ha seguito Madre Angela in tutto quello che ha dovuto vivere, sia nel seguire la casa madre in Gemona, le suore singolarmente, nel consolidare la missione negli Stati Uniti e nell'aprire la missione a Costantinopoli. Anche nei contatti con Madre Angela possiamo notare la saggezza e la prudenza di padre Bernardino. Successivamente a Madre Angela ha seguito Madre Assunta e proprio in questo periodo, nel 1888, come ministro generale, lui ha approvato le nostre Costituzioni, che ha aiutato a scrivere dal nostro fondatore padre Gregorio. Nella terza fase, che è quella in cui lui era delegato generale delle suore terziarie, padre Bernardino ha continuato a seguirci, anzitutto partecipando alle congregazioni generali, una del 1890, e poi nel 1892, impossibilitato a partecipare, ha delegato il nostro fondatore padre Gregorio. In quello stesso anno lui ha presentato la nostra congregazione al Papa Pio IX per poter ottenere la possibilità di accedere, di avere tutte le indulgenze che erano riservate all'ordine francescano. Come sempre delegato delle suore terziarie, è lui a presentare alla Santa Sede le nostre Costituzioni per l'approvazione definitiva. Tutto quanto così è stato presentato di padre Bernardino è molto poco rispetto al cammino e a quanto ha lasciato nella nostra famiglia religiosa, però sono piccole luci che ci rivelano come il seme di santità di padre Bernardino è stato posto anche nella storia della nostra famiglia religiosa. Ecco, vorrei concludere con un'esortazione e una benedizione che padre Bernardino ci ha lasciato in una delle sue lettere. Così scrive: vi scongiuriamo poi, venerate figlie, a mantenere fedelmente le sante osservanze della vostra regola e a formarvi e a coltivare diligentemente lo Spirito Santo e l'unione con Gesù Cristo, e soprattutto ad essere sollecite di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della scambievole carità, e il Dio della pace sarà con voi. Così vi benedica il nostro Padre San Francesco come noi, con tutta l'estensione del cuore, raccomandandoci alle vostre preghiere, vi benediciamo. Ecco, noi francescani missionari del Sacro Cuore vogliamo accogliere questa benedizione di padre Bernardino come viva ancora oggi e vogliamo continuare a condividerla in tutto il mondo nelle missioni dove siamo presenti, a servizio della Chiesa e con la gioia di appartenere alla grande famiglia francescana.